Oh, guarda che c'è Nicola Jiang! Benvenuti a Xi'an! Sì, avete sentito bene. La X in cinese si legge Sh, perciò non è né Xi'an né Xi'an, ma Xi'an, il nome esatto del capoluogo della regione del Shanxi a nord-ovest della Cina, che ai tempi si chiamava Chang'an. E questa è una città storicamente importantissima, non solo per il suo famosissimo esercito di terracotta, ma perché fu capitale di ben 13 dinastie cinesi, fu il primo centro dell'impero cinese unificato e fu il punto di partenza della Via della Seta. Oggi, anche se non è più la capitale della Cina, Xi'an è considerata la capitale dei carboidrati della cucina cinese. Qui, oltre ai più conosciuti Roujiamo e Piang Piang Mian, si può trovare una grandissima varietà di piatti fatti soprattutto di pane e pasta. Perciò tenetevi comodi e buona visione! E in questi giorni a Xi'an ho prenotato un hotel che costa solamente 21 euro a notte, con colazione compresa. Non ci credo. È stra mega gigante. E subito all'entrata c'è il lavandino, abbiamo l'acqua gratuita, i bicchieri del tè bellissimi e il tè, gli infusi. Per non parlare di questo set di tè cinese tradizionale. No vabbè, un origami. Il letto è morbido al punto giusto. E poi Audrey Hepburn. E vediamo ora come sono i bagni. Qui c'hanno due porte. C'è lo stanzino per la doccia e lo stanzino per il gabinetto. Qui ci stanno pure le ciabatte, queste no. Non mi fido anche se c'è scritto disinfected. Però qui ci stanno le ciabatte monouso. Dovrebbero essere puliti. Annuso. E chi se ne. Tanto c'ho i calzini. 21 euro a notte con colazione compresa. Poi farò vedere la colazione domattina. Ora usciamo. Qui all'entrata dell'hotel c'è pure l'esercito di terracotta che ci dà il benvenuto. Adesso vi porto in una delle attrazioni più importanti di Xi'an, a parte l'esercito di terracotta che vi porterò in questi altri giorni. Guardate qui, pizzeria da Nicola. Non ve l'avevo mai detto, non lo sapevo neanche io. Comunque qui fa veramente caldo. Mi sono pentito di non aver portato pure dei pantaloncini corti. E facendo una ricerca ho scoperto che questa città qui è una delle città più calde d'estate in Cina. Perciò un forno all'aria aperta. In realtà siamo già arrivati, cioè è vicinissimo all'hotel dove sto abitando io. Sarebbe questa qui l'entrata, vedete, è lassù. Però avete visto com'è? Non c'ha un minimo di ombra e perciò questo sole evito, cioè aspetto più tardi, dai. Non c'ho nemmeno la crema abbronzante appresso. Questa città comunque è incredibile. Per attraversare le strade tocca sempre scendere sotto passaggio e poi risalire dall'altra parte. Anche con le bici, no? Tocca fare il giro. Guarda, è bella sta strada. Adesso ci stiamo incamminando verso una caffetteria che è in fondo questa strada. Cosa sono? Dei flauti, pensavo erano delle uova. Qui potete fare delle compre, souvenir, vedete le scritte, i ventagli. Guardate che carine queste calamiti. Ai tempi nella dinastia Tang le donne piacevano un pochino più in carne, vedete che carine. Ma poi questi qui fanno i peluche a forma di Roujiamo, che sarebbero street food simbolo di Xi'an, che è anche uno dei miei street food preferiti cinesi. E la caffetteria mi dice che è all'interno di questo posto qui. Guardate i Buddha scolpiti su questo legno. Comunque qui la calligrafia veramente va un botto. Ci sono tantissimi negozi che vendono calligrafie, ideogrammi, ventagli con calligrafie. Ed eccoci qui, la caffetteria si chiama One Feng Coffee. E proprio all'entrata abbiamo pure un soldato di terracotta col ventaglio che ci dà il benvenuto. Ciao! Ma perché c'hai le dita così? Sei timido? Anch'io sono timido. Entriamo, dai. Wow, quanta gente. Vediamo intanto com'è sopra. Ma che... Ah, sono i posti. Bellino, ci sono i posti. Pensavo ci fosse il pienone, invece dai, è quasi pieno. E questa è Xi'an dall'alto. E mentre aspettiamo il caffettino, vedete la scritta sopra il tetto, c'è scritto Chang'an, che era il nome antico di Xi'an. Per questo troverete molto spesso questo Chang'an, questi due ideogrammi qui in giro per la città. Abbiamo preso un caffè americano freddo e un caffè latte e qui sopra, come potete vedere, c'è stampato la scritta Chang'an, che sarebbe, no, appunto come vi dicevo prima,
l'antico nome di Xi'an quando era la capitale della Cina. Poi guardate sto bicchiere, è strabellissimo, con la scritta Fu. Sembra una boccia per tenere le cose fermentate, il vino di riso. Poi qui abbiamo preso pure un succo fresco al passion fruit e dato che fa caldo ci ho dato pure dei ventagli. Guarda che carini. Dai, adesso riposiamo un attimo al fresco sotto l'ombra e aspettiamo il sole che vada via un pochino e vi porto sulle mura della città. Pausa caffè l'abbiamo fatta e sono le 5:30 e vedete il sole non è più così cocente, perciò saliamo sulla muraglia finalmente. Stavolta però non la grande muraglia di Pechino, ma la muraglia di Xi'an, che anche questa è molto molto famosa. Ed eccoci arrivati a Chengqiang, che letteralmente in italiano vuol dire muro della città, ovvero il muro che proteggeva l'antica città di Xi'an. E se visitate questo posto vi consiglio di entrare dalla porta sud, che si chiama Yongningmer. Il biglietto qui costa 54 yuan, che è circa 6,80 €. I nemici, no, per poter entrare e attaccare la città, dovevano prima passare questo fossato che circonda tutto il muro, che è profonda 8 metri. E questo ponte si poteva tirarlo su per non far passare i nemici. E invece se passavano, guardate, facciamo i nemici, dai, facciamo i nemici. Entriamo. E no, non è finita qui. Il nemico non può passare ed entrare facilmente, perché guardate qui, vedete quelle finestre di questa torre? Ecco, da quelle finestre arrivavano le frecce. Il secondo step non era così facile. E qui, come in ogni posto turistico in Cina, c'è il controllo della sicurezza. E il nemico entra, pensa dai, ce l'abbiamo fatta, abbiamo schivato tutte le frecce. E invece no, guardate, c'è un'altra torre gigante con 48 finestre, altrettanto per le frecce. E perciò dovevi superare tanti traguardi. Qui letteralmente stecchiti, eh. Oh, perché fanno le foto qui? Anch'io, dai. Vedete lì c'è la torre del tamburo. In pratica se percorrete tutte queste mura, che 13,7 km, 4 ore di camminata, riuscite a vedere tutto attorno. Vedrete tutto il centro di Xi'an dall'alto. Ma neanche in altissimo, perché siamo a 12 metri di altezza, non è che sia così tanto alto, più o meno come Lucca, no? Però le mura di Lucca sarà lunga circa 4-5 km, ma questa qui è 13,7 km. La cosa positiva però è che non è come la muraglia, la grande muraglia cinese, che è tutti scalinate, discese, tutti scalini, no? Qui è tutto è piano, è pianeggiante, sono delle mura dritte e se volete c'è pure la bici. Potete noleggiare la bici e vi fate la biciclettata attorno alla città di Xi'an. In questo modo ci mettete la metà del tempo, da 4 diventano 2 ore. Ci sono pure biciclette per 2 persone, così pedalate una bici unica. Beh dai, una bella camminatina ci sta un botto, per farmi venire ancora più fame, così dopo andremo a mangiare un bel po' di roba, perché non vedo l'ora. Già a sentire il nome Xi'an mi viene l'acqua in bocca, perché è strapieno di cibo qui, come gli ampi, il rociamo, il pian pian mie. Oh, un botto di roba. Guardate cosa abbiamo visto? La caffetteria di prima! Eravamo lì prima, Quelle lì, sono tutte caffetterie col terrazzo a vista delle mura. E costa anche poco, non pensavo, veramente. I costi di Xi'an qui non credevo erano così bassi. Questa caffetteria qui, ma è stravicino! No dai, dovevo venire qui. Anche con un salto ci arrivo, guarda. Dopo aver fatto la camminata su queste mura, siete stanchi, avete sete, volete un caffettino? Nicola, te sei matto. Ma che idee ti vengono in mente? E il primo cibo tipico in assoluto lo mangeremo in questo locale qui, che fa il Yanglou Pao Mo, uno dei piatti più apprezzati dalla gente locale. Pao Mo letteralmente in italiano significa immergere il pane. Pao vuol dire immergere e Mo
è il pane. E questo è un piatto tradizionale musulmano cinese tipico di Xi'an, che consiste nel prima fare questa cosa qui da soli, cioè staccare pezzettini di pane e metterlo nella ciotolina. Non fateli troppo spessi, mi raccomando, che sennò dopo loro si arrabbiano. E qui in pratica faccio fare un lavoro in meno ai cuochi che stanno dietro le mie spalle. Più stacchi i pezzi e più ti incavoli. Già che c'hai questo avambraccio che brucia e più ti viene fame. Cioè, oh, c'è una fame assurda. Toh, aiutami. Non so di niente. A posto. Andranno bene, spero. Adesso li portiamo in cucina. Una leggenda narra che l'imperatore fondatore della dinastia Song, prima di diventare tale, vivesse in povertà, facendo il vagabondo per le strade di Chang'an, ovvero l'odierna Xi'an. Un giorno, in tasca, gli rimanevano solamente 2 pezzi di questo pane secco, così duri che non riusciva proprio a mangiarli. Poi vide una macelleria che bolliva brodo di montone lungo la strada e chiese al proprietario una scodella di brodo per inzupparci il pane e ammorbidirlo. E da lì nacque questo piatto. E guardate come sono diventati. Ta-da! Abbiamo preso 2 versioni, quella classica col brodino che si chiama Yang Rou Pao Mo e questo qui si chiama Niu Rou Chao Pao Mo. E in totale abbiamo speso 54 yuan, che è circa 6,60 €. E qui viene servito con dell'aglio, guardate. Cominciamo dal Yang Rou Pao Mo, che è quello classico. Toh, vedete il pane a pezzettini? In pratica fa da pasta, che mi ricorda tantissimo il pane pita che si trova pure in Turchia. Guarda qui la carne, cioè si sgretola. Buon appetito! Questo agnello che si scioglie in bocca, buonissimo. Ci sono questi pezzettini di pane che hanno assorbito tutto il sapore del brodo, è stragustosissimo, si sente l'agnello. Qui l'agnello si sente di più perché il brodo è brodo di agnello e perciò è ancora più agnelloso della carne, che la carne alla fine ha sparso tutto il sapore nel brodo, no? E poi all'interno troviamo pure degli spaghetti di soia. È molto cremoso, gustoso, ricco di sapori, è salato al punto giusto. E poi, come potete vedere, non ci hanno dato i cucchiai, c'è solo a disposizione la bacchetta, si mangia così, cioè... Oh, cotta! Vediamo abbinato a quest'aglio com'è. È buonissimo, dovete togliere la pellicina fuori. Questo qui non è aglio semplice, è aglio sott'aceto. È dolce, aspro, una roba stupenda. Ne mangerei 10 kg. Spesso viene la nausea quando mangi troppa carne, troppo grasso, troppe cose oliose, no? Se vi danno questo aglio che è aspro, dolce, ti toglie tutta la nausea e puoi continuare a mangiare quelle cose lì. Mangiando diventa così, Cioè il brodo non c'è più, viene tutto assorbito in questo pane. La porzione è veramente gigante, sono strapienissimo. Ora passiamo al Niu Rou Chao Pao Mo, che è più secco, come potete vedere, non ha così tanto brodo. E questo è fatto col manzo, perché non volevo ripetere la stessa tipologia di carne. È bollente, un pochetto aspro, un pizzico di piccante. Guarda, anche questo è molto molto gustoso. Il pane è lo stesso, ma è tutta un'altra roba, cioè è come se fosse un altro piatto. Guarda qui i pezzettoni di manzo, sono stragiganti e sono tipo a blocchi. Spaghetti di soia. Wow, fanno tutti un proprio sapore, ma questo qui c'ha un tocco più di italiano. Il pomodoro dà quel tocco di pomodorità in più che mi ricorda un po' l'Italia. Guarda raga, il primo cibo mi ha riempito un botto, non pensavo fossero così grandi le porzioni. Mi ha spaventato, adesso in questi giorni come farò? Una porzione, cioè, basta per una giornata intera. Per questo qui sicuramente non farò la sfida di cosa mangio in 24 ore perché è impossibile. Come minimo cosa mangio in 24 giorni, un piatto al giorno. E ora ci troviamo in una zona piena di cibo. Guardate qui, la gente mangia i spiedini, ci sono i negozietti di cover, abbigliamento, i mercatini ci stanno. Ah, i cappelli belli, della Nike, originali. Ora andiamo verso l'hotel, camminando, perché dobbiamo smaltire tutto quel Pao Mo. Dai che riusciamo a smaltirlo, cacchio, dobbiamo fare 4 km di camminata. No, scherzo, dopo se non ce la faccio più prendo o la bici o la metro.
La metro da qui dista 2 fermate. In bici invece ci metto 20 minuti e basta. A piedi 40 minuti. È arrivato in hotel, mi metterò a dormire subito perché domani mi devo svegliare molto presto per fare la colazione, no? Così vediamo insieme com'è questa colazione di un hotel che costa solamente 21 euro a notte. Sono curioso un bel po'. Già ve lo dico che non ho grandi aspettative. Comunque alla fine, come potete vedere, ho optato per la metro. Buonanotte. Buongiorno a tutti, ci siamo appena svegliati. Anche perché la colazione inizia dalle 7:30 fino alle 9:30, perciò abbastanza prestino. E nulla, andiamo a mangiare. Guardiamo intanto prima che tempo fa oggi. Dai, bellissimo tempo anche oggi. Non credevo che qui a Xi'an fosse così caldo rispetto a Pechino. È sui 30 gradi, cioè in pratica è estate. Comunque per essere un hotel che costa solamente 21 euro a notte con colazione compresa ci sta un botto. Anche se non ci fosse la colazione compresa ci starebbe un botto ugualmente. Cacchio, 21 euro, dov'è che lo trovate? Cioè in Cina sì si trova. Ma a Xi'an, cioè una destinazione turistica, una città famosissima in tutto il mondo. Ci dovrebbe essere la colazione? Sì, no? Boh. Non ho capito. Oh, c'è un botto di roba, C'è la frutta, il latte di soia, il caffè americano, c'è lo yogurt, i succhi, succo di passion fruit, di arancia, l'insalata, ci sono pure i cuochi, palline fritte, il toast, il porridge di riso, di mais, il pane cinese, qui sono delle verdure saltate, delle cose già pronte. Questo è tutto all you can eat, ci sono i ravioli, i datteri con gli arachidi. Questa signora ha preso tipo 10.000 uova. Poi c'è il riso saltato, gli spaghetti saltati. Questo cos'è? È vuoto. Vuoto saltato. Ah, tutti i cuochi lì? Che fanno? Perché qui in Cina prima di iniziare il lavoro si radunano tutti i dipendenti e poi c'è il manager davanti che dice cosa fare, come comportarsi al lavoro, qual è il nostro obiettivo e una serie di regole. E questo vale per quasi tutti i lavori. Guarda raga, non credevo, non mi immaginavo una colazione così ricca, così piena di roba qui. Abbiamo preso un po' di verdura, un visterino, un raviolo grigliato e un uovo sodo. È abbinato a tutto un caffè latte. Caffè solubile. Stamattina mi sono svegliato con un mal di denti, non mal di denti, mi si è gonfiato la carne, la gengiva qui. Ogni cosa che mangio fa male, è come se mi toccasse sempre la ferita. Wow. Fanno pure un momento i wonton e dei noodles, guardate. L'ultima volta che sono stato in un hotel con un prezzo così basso non aveva tutta sta roba, non ti facevano i piatti a momento. Adesso vi porto a mangiare un piatto che sicuramente molti di voi avranno sentito parlare. Il Biang Biang Noodles. Lo mangeremo all'interno di un quartiere residenziale. Guardate dove vi sto portando. È in questi posti che si possono trovare i cibi autentici, veri, buoni. Ma che posto? Non c'è nessuno. Guardate. Vende lo yogurt e poi mette la musichetta di Doraemon. Ma perché? Cioè fa la musichetta di Doraemon, poi dopo c'è la voce di un uomo che fa Sunday. Sì, siamo in una zona residenziale, pensavo fosse nascosto, invece guardate qui, è strapieno di gente. Però sì, è un locale veramente autentico e sono famosi per questi noodles che si chiamano Biang Biang Noodles. Ed è anche questo uno dei piatti più conosciuti di Xi'an, famoso non solo per il suo nome molto particolare e impossibile da scrivere, ma anche per il suo sapore unico che lo distingue da tutti gli altri noodles. Ecco il famosissimo Biang Biang Mien, viene servito in questa vaschetta di acciaio. Prima di tutto dobbiamo mischiare, perché sennò si appiccica tutto e dopo si mangia una focaccia, non i noodles. Fortuna sono con la t-shirt nera, Solitamente quando mangio queste cose qui, tipo anche l'hot pot, ho la maglietta bianca ed è molto facile schizzarsi addosso. Guarda quanto sono spessi. Vado col primo boccone, Buon appetito! Ragazzi, sono straordinari, magnifici. Pian pian bien, direttamente a Xi'an. C'è il noodles che è bello largo,
un pochino gommoso, masticabile, assorbe tutto il sapore dei condimenti, che qui è condito con della carne di manzo, del cipollotto, della verdura, del sedano, poi c'è anche l'uovo, si sente moltissimo il sapore del pomodoro e del peperoncino, perché alla fine come tocco finale c'è schiaffato l'olio bollente sopra il peperoncino per sprigionare di più quel profumo di peperoncino. E Biang è l'ideogramma cinese più difficile da scrivere, non so in quanti cinesi lo sappiano scrivere, secondo me nessuno. E sulla tastiera del computer non riesci neanche a metterlo, non so se l'abbiano inventato dopo o forse il computer va in tilt se gli mettevano questo ideogramma. Però sì, se volete scrivere Biang non te lo trova. E Biang cosa vuol dire? Biang in pratica è il rumore, questo qui. Quando preparano questo noodles, sbattono sul tavolo e fa quel rumore, no? Bianco. E da lì deriva questo nome, Biang Biang Noodles. Però viene chiamato anche Kuta e Mie, che vuol dire noodles a cintura, perché sono spessi come una cintura, guardate. E perciò qui a Xi'an potete trovare questi due nomi. E il prezzo di questa ciotolona è di 16 yuan, che è 2 euro. Cioè con 2 euro puoi sfamarci 5 persone. Questa è una porzione singola. Vi do nemmeno doppia. Ce l'abbiamo fatta. Adesso smaltiamo un po' e vi porto nel prossimo locale. Questo raga. E voilà! Guardate, sono tornato nel passato. Adesso con queste vesti andiamo in posti dell'epoca. Oggi veramente fa caldissimo, guardate che sole che c'è. Fa veramente caldo, è 30 gradi circa. Però sta bene, all'ombra si sta benissimo. Sotto il sole che è un po' cocente. Però qui ci manca qualcosa. Adesso vi faccio vedere cosa. 你要福茶还是洛城花茶？福茶就是。福茶要哪个颜色把手？红色、黑色、蓝色？红色的吧。红色。啊，谢谢。好嘞，谢谢。Ecco cosa mancava! Mi piace la nostra borraccia a forma di hulu e per questo abbiamo pagato 20 yuan, che è circa 2,50 euro. E all'interno c'è pure del tè. C'è il tè che si chiama Fu Cha. Vediamo com'è sto Fu Cha, che è un tè tipico di tutta la regione del Shanxi. Adesso vi porto a mangiare alcuni dei piatti più famosi di Xi'an e lo mangeremo in quel locale lì con, vedete, la foto del ragazzo. E la cosa che mi fa ridere è che stiamo proprio attaccati a un ristorante dove fanno cucina di Wenzhou. Cioè, sono dappertutto i wenzhonesi. 一个米皮，一个凉皮，然后一个米皮儿一个面皮儿，都叫凉皮儿。凉皮儿的统称法就是米皮儿、面皮儿，那一个面皮，一个米皮，然后一个肉夹馍。一个肉夹馍。好嘞，普通的还是纯瘦的？普通的一个。冰峰来一瓶吧，哈。 28。哎，你要？在这吃，谢谢。辣椒都要吗？要。In totale per tutta sta roba abbiamo speso solamente 28 yuan, che è circa 3,50 euro. Abbiamo questa bibita, che è una bibita tipica di Xi'an, si chiama Ping Pong. È una specie di Fanta. Abbiamo preso un row jamo, che sarebbe questa focaccia con all'interno la carne di maiale. Buon appetito! C'è il pane che fuori è un pochetto croccante, all'interno è bagnato perché è stato bagnato anche dal sughino della carne. La carne è un misto tra grassa e magra, cioè da quella consistenza più buona, più succosa e non solamente carne magra che potrebbe rimanere un po' troppo secca. Però se lo volete esiste pure la versione carne magra. È abbinato a row jamo, ci deve essere sempre il liang pi, che vuol dire pelle fredda. E gli liang pi ce ne stanno di tanti tipi. Noi abbiamo preso un mien pi e un mi pi. Cominciamo dal mi pi, che è quello fatto con la farina di riso. Buon appetito! Wow, sembrano semplici ma sono strasaporiti. C'è l'olio rosso che è piccante, un pochetto salato, ci sono i germogli di soia e poi ci sono questi noodles che sono gelatinosi, un pochetto gommosi, freddi. In una giornata calda come questa ci sta un botto, cioè molto rinfrescante.
Ma l'olio che c'è all'interno. Wow. E ora passiamo al miempi, cioè fatto con la farina di grano. E qui all'interno troviamo, oltre agli stessi ingredienti di prima, l'olio piccante, i germogli di soia, troviamo anche dello seitan. E questo miempi com'è che si fa? Si fa con l'impasto fatto con la farina di grano, lo lavano nell'acqua e poi nell'acqua si strizza l'amido di grano che poi si solidifica, li tagliano formando degli spaghetti veri e propri. C'è una consistenza unica. E dopo aver lavato l'impasto, cosa ci fanno con quell'impasto lì? Diventa seitan, lo utilizzano come condimento, perciò lo usano tutto, non è che lo buttano via. Semplici e buoni. Poi vestito così sono ancora più buoni. Ho fatto benissimo a prendere questo fusa perché questo tè aiuta la digestione e dopo tutto quello che abbiamo mangiato adesso ci stava un botto. Wow, sono strapienissimo, però che razza di caldo. Adesso torno in hotel, mi cambio, dai. E poi c'ho sto cappellino che mi fa sudare come un maiale. Beh, se avete del tempo e non avete altro da fare, vi consiglio di passare per qui Te Fuxiang, che è una stradina dove è pieno, strapieno zeppo di caffetterie carine. Qui ci sta pure un gruppo di zie che fanno i massaggi a 20 yuan davanti a questa caffetteria, porelli. Qui dove tradizione e modernità si incontrano. Ah no, qui non sono solamente caffetterie. Di sera sicuramente si anima ancora di più perché aprono i bar dove bere la birra, i cocktails, eccetera, dove poter far serata. Guarda, anche Napoli Pizzeria. Guardate lui che carino! E c'è l'imbarazzo della scelta. Ne voglio uno col condizionatore perché fa veramente caldo. Dai, questo mi ispira. Bello grande, c'è il terrazzo e si chiama Times Coffee. Ma è bellissimo, è vintage. Guardate il bar, sembra un bar italiano. Saliamo sul piano superiore, vediamo un po'. Wow! Puoi anche dormirci. Puoi dormire serenamente. Guardate il terrazzo, che bello! Sono stracontento. E qui possiamo vedere dall'alto questa strada. C'è un altro piano? Sono 3 piani. Wow. Però qui c'è un'ape, no, io vado via. Ho la fobia delle api. Ma non per colpa delle api, ma per colpa di una vespa. Una volta stavo andando in bici con la canottiera e in mezzo alla strada, mentre pedalavo, sentivo un qualcosa che mi pungeva dappertutto. Dopo ho guardato ed era una vespa grossa così. Ho interrotto la pedalata, mi sono spogliato e da lì ho questa fobia per le vespe e per tutti gli animaletti che ci assomigliano, no? Come anche l'ape. Questo costa 4 euro. Non è molto, Guardate che posto. Possiamo restarci fino alla chiusura. 4 euro per un bicchierino di acqua al caffè è poco alla fine. Il caffè americano mi ha fatto venire fame, perciò adesso vi porto in un'altra zona che in bici ce la facciamo in 10 minuti a mangiare un altro piatto tipico di Xi'an. Destra, vai! Sì, ma guardate cosa abbiamo trovato qui. Proviamo a mangiare questo, dai. No, qui fa cao toa qian? 3块钱一个，拿一个吧，谢谢。好嘞，谢谢。那什么酱啊？桂花糖啊？对 Wow, 好，谢谢。Ecco voi il Kui Hua Gao. Qui a Xi'an lo trovate ogni angolo per la strada. Li vendono in questi stand piccolini con queste torte stracolorate. E questa è una torta fatta con lo smalto d'oroso. Oh, sta per cadere. Diamo un morso, vai. È morbidoso, un pochetto gommoso e profuma tantissimo di osmanto d'oroso ed è molto dolce perché la salsina che ci ha spalmato sopra è sciroppo di osmanto d'oroso. E questa è una torta fatta con il riso glutinoso. No, niente di che, ma uno snack così al volo ci sta, anche perché il costo è veramente una sciocchezza. 3 yuan è tipo 30 centesimi di euro, neanche. Siamo arrivati, guardate che vicolo, strapieno di cibo. E qui, come potete vedere, sono tantissimi locali halal. Quello che mangeremo adesso è un piatto halal. L'abbiamo trovato. Abbiamo preso una porzione, abbiamo pagato, guardate. Ci è andato sta ciotola. E come avrete intuito, qui a Xi'an è solito fare questa cosa qui, cioè staccare i pezzi di pane prima di farli cucinare. Perciò si incomincia. Stavolta li faccio un pochino più grossi perché mi piace di più.
Ecco fatto. Per incominciare tagliamo a metà l'uovo sodo nero e l'uovo sodo bianco, poi tagliamo a julienne questo blocco di gelatina fatto con amido di fagioli verde mungo formato dei noodles e appoggiamo tutto sul pane che abbiamo staccato prima noi. Poi ci versiamo questo brodo preparato con uova e una decina di spezie, continuiamo con un po' di sale, della purè di aglio, della mostarda, un po' di aceto, un goccino di salsa di sesamo, dell'olio piccante al peperoncino e guardate che opera d'arte è venuta fuori, sembra un dipinto. E tocco finale, un po' di olio di sesamo. 别搅啊，顺便吃。 Raga, ma quanto è pieno. Ed eccolo pronto il nostro Lujo Liangfen. E abbiamo speso in totale 17 yuan, che è circa 2 euro. Il Liangfen è un piatto strafamosissimo in qui in Cina e sono dei noodles trasparenti fatto con l'amido di fagioli verde mungo. Come avrete visto ci hanno schiaffato un botto di salse, poi abbiamo un uovo sodo e un uovo centenario. E prima di servirmelo mi ha detto non mischiare, dovete mangiarlo così com'è. Proviamo prima l'uovo sodo. Buon appetito! C'è il tuorlo che è un pochetto crudo, perciò molto cremoso. Continuiamo con l'uovo centenario, è un abbinamento strano, non c'entra nulla mettere 2 uova intere all'interno di un piatto. E l'uovo centenario non si mangia da solo sicuramente non è così buono. Tocca abbinarlo con delle salse, con dei condimenti, capito? Sa un pochino di gas, molto cremoso, c'è la mostarda che sta insieme al peperoncino che dà quel piccante, sembra di aver mangiato il wasabi, ma un wasabi con una piccantezza diversa perché il wasabi va fino al naso, fino alla testa, ma il peperoncino è la bocca. Ora passiamo al Liangfen, guardate, è molto gelatinoso, sembra una gelatina molto fragile perché si stacca subito. Non devi neanche mordere, si scioglie in bocca. Ecco perché mi ha detto di non mischiare il tutto, perché c'è questo Liangfen che si sgretola subito. Pensavo avesse una consistenza un pochino più gommosa, più elastica, e invece letteralmente si scioglie in bocca. Proviamo il pane. No vabbè, qui il pane ci sta perfettamente, cioè assorbe tutto il sapore di questo brodino che mi ci ha messo all'inizio e tutte le spezie. E dopo aver mangiato questa zona si è riempita di gente, C'è una strada strapiena di locali dove fanno il barbecue, dove fanno gli arrosticini cinesi. Guardate, guarda quanta gente che c'è. Un botto di gente che fa la fila. Che casino. Poi non è una strada pedonale, Ci passano pure i motorini. Perciò dopo il Liangfen, se avete ancora fame, potete mangiare gli arrosticini cinesi qui. Qui passeggiando abbiamo trovato un tempio taoista. Qui si prega il dio del denaro, il dio della prosperità, e di fronte guardate cosa c'è. È perfetto, cioè lì preghi per la prosperità e di fronte c'è proprio direttamente un negozio dove ti vendono le lotterie. Che storie! Beh, Xi'an non è famosa solamente perché è stata una capitale antica della Cina o per il suo esercito di terracotta, ma è famosa anche per essere stata il punto di partenza della Via della Seta, dell'antica Via della Seta. In pratica ha collegato la Cina con l'Asia centrale, il Medio Oriente, fino ad arrivare all'Europa, e lì ci furono stati tantissimi scambi di ogni genere, culturali, di religione, no? A Xi'an è arrivata la cultura dell'Islam, perciò qui sono tanti musulmani, c'è la minoranza etnica musulmana che è qui. Noi siamo arrivati proprio in questa zona che si chiama Huiminjie, che vuol dire strada dell'etnia Hui, e qui troverete tutti i cibi halal. Wow, 我是中国人，说话方言，意大利语方言。Oh, il sole di Italia. Italia, Ozone. C'era un ragazzo lì che era curioso di che lingua parlassi. Ho detto era un dialetto che si chiama dialetto italiano. No, comunque c'è questa strada che è strapiena di cibo halal e tra queste vie è nascosto pure la moschea più grande di Xi'an, una moschea molto antica. Adesso ve la faccio vedere. Siamo arrivati. Ho chiesto alla ragazza lì dietro, mi ha detto che è un pochino più avanti la porta principale. Sarebbe tutto questo, la moschea. Ni hao, 2 张票. Abbiamo speso 50 yuan, 25 yuan a persona costa, circa 4 euro. Che belli i cappellini tipici dell'etnia musulmana cinese. Però non so se va bene se lo indosso, anche se non sono credente. Non so se è qualcosa di offensivo, boh, vabbè.
me lo compro, dai. Questa, raga, è la moschea più grande di Xi'an. Ma che bellissimo giardinetto. E pensate che questa moschea ha più di 1300 anni. Guarda, qui ci sono pure dei pezzi di Corano, suppongo, tutto in arabo. C'è arabo e qui c'è la traduzione in cinese, che ormai è tutto sbiadito. E qui si entra per la moschea vera e propria, ma non è possibile entrarci per i turisti, aprono solamente per chi prega. Guardate questa stanza. Cioè, mi sembra di essere stato catapultato nel passato. Avete mai visto una moschea del genere? In stile cinese? Ma poi che c'ha più di 1300 anni, non è che sia una cosa nuova. Poi guardate qui che cade tutto a pezzi. Questo è tutto, fa parte della storia. Fantastico. Guardate raga, la maglietta di Obama. C'è pure Trump. E come avrete visto anche tutti i cibi che abbiamo mangiato, anzi quasi tutti i cibi che abbiamo mangiato, sono halal. Sono piatti tipici della minoranza etnica musulmana qui. È solamente uno street food di Xi'an, che è famoso in tutto il mondo ormai, non è halal. Sì raga, è il rojiamo. Il rojiamo in pratica è fatto con la carne di maiale. E dato che qui è strapieno di musulmani, esiste pure la versione con la carne di manzo e perciò il rojiamo c'è sia maiale che manzo halal. Vedete lì c'è un rojiamo in solitario che sta seduto su questa panchina di una caffetteria. Cosa c'è? 8块钱。这什么区别？加菜的。加肉的。啊，这是猪肉还是牛肉？开玩笑了，买个牛肉吧了。拿2个嘛，拿2个口味不一样嘛。 Che carino, finalmente l'ho preso! Un portachiavi peluscino a forma di rojiamo. Solamente qui a Xi'an lo trovate. Guardate, la carne si può pure togliere. Adesso è diventato un muo normale. Il mio nuovo orecchino. Andiamo, dai. E vi svelo un segreto. Per vedere la Torre del Tamburo dall'alto vi consiglio questo centro commerciale che si chiama Kaiyuan. Dovete cercare al quinto piano il negozio Li Ning che vende roba sportiva e lì c'è la porta per il terrazzo. Guardate che meraviglia, abbiamo la Torre della Campana e la Torre del Tamburo. E buongiorno! Oggi ci siamo svegliati prestissimo perché se venite qui a Xi'an, proprio in una delle entrate a sud del muro, esiste questo mercato mattutino dove potete fare la colazione, c'è lo street food, potete vedere l'autentica vita della gente locale. Apre dalle 6 di mattina e chiude alle 9. E niente, ora prendiamo una bici e andiamo a fare la colazione lì. Guarda quanti street food di mattina presto. E per incominciare, sotto queste mura, mangeremo in questo locale qui, che si chiama Zouzijiamo, Rojiamo. Mangiamo questo qui. Guardate che carino quello zaino. In realtà l'abbiamo già mangiato ieri, il rojiamo, ma non potete farne a meno se siete qui a Xi'an. E la versione che mangeremo ora è fatta con lo stinco di maiale stufato, con l'aggiunta di peperone e cipolla. E lo potete trovare solo e solamente in questo mercato mattutino. Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso la nostra prima colazione. Sì, perché ne mangeremo altri, se abbiamo ancora il tempo. Abbiamo speso 10 yuan, che sono circa 1,20 €. Il rojiamo è una delle prime forme di pane con carne ed è nato nel Shanxi, cioè la regione in cui sta Xi'an. E questo lo considero come un antenato dell'hamburger perché ha più di 2000 anni. E rojiamo letteralmente in italiano significa carne incastrata nel pane e solitamente la carne è di maiale, cioè sono dei pezzetti di carne sfilacciata di maiale, però la versione che mangeremo adesso è della coscia di maiale, perciò ancora più tenera e grassa. Vi ricordate il peluscino che abbiamo preso ieri? Ecco, è lui, questo qui è col manzo. Bene, mangiamo che c'è una fame, buon appetito!
è buonissimo. Fuori c'è questo pane che è leggermente croccante, sottile, morbido nella parte interna. Poi c'è la carne che è un misto tra carne magra, carne grassa, pelle di maiale e c'è anche uno strato gelatinoso. Perciò non è secca, molto morbida, si scioglie in bocca. All'interno ci hanno messo pure il peperone che gli dà quella dolcezza in più, quella fruttosità, quella succosità in più che solitamente i xianesi, la gente del posto, odia. Cioè è come mettere l'ananas sulla pizza in Italia. Però, avete visto? C'è un mucchio di fila. Vuol dire che a volte le innovazioni funzionano. E poi guardate il pane fuori. In pratica è lo stesso pane che utilizzano per fare il pao mo. Ricordate il primo piatto che abbiamo mangiato qui a Xi'an? Che abbiamo dovuto staccare i pezzettini di pane? Ecco, lo stesso pane, solamente che qui è stato tostato, perciò fuori rimane un pochetto croccante e all'interno morbido. Un'altra particolarità è che quando tagliano questo pane deve essere sempre per forza una parte più sottile e una parte più spessa, se no cambia la percezione del gusto. Oh. In questo mercato trovate di tutto di più, verdura, frutta, street food di ogni genere, il pane, la frutta secca, dolci, tutto. Solamente che c'è i tempi ristretti, adesso sono quasi le 9 e ho visto che stanno andando via alcuni stand. E dopo aver finito di mangiare il rojamo ci è venuta sete e abbiamo fatto la fila chilometrica anche per prendere questo latte di soia al gelsomino, che è una specialità di Xi'an anche questa. E c'è sia freddo che caldo, noi ne prendiamo uno freddo. Ni hao, i bei liang de, bing de, 谢谢。一杯冰的啊，买金糕吗？金糕，可以来一份可以在我这付款，可以直接去取，好，那一份不用排队了。好的那就16吧，在这儿扫。 16。啊，塑料袋不用了，可以了，可以不用啊，不用塑料袋。Prendiamo anche questo dolce。这里边也可以做是吧？可以的。好。你在里边吃吗？啊，对。这就不盖了啊，好，在里边去坐。谢谢啊。E in totale abbiamo speso 16 yuan, che è 2 euro circa. Intanto beviamo un sorso di questo latte di soia al gelsomino. Dolce, un pochetto farinoso, un po' denso e si sente quel profumo di gelsomino. Stupendo! Proviamo questo Tsingtao, è bello caldo, appena fatto e guardate è tutto appiccicoso e sotto è riso glutinoso e sopra c'è questa marmellata che è fatto con datteri e dei fagioli e sti datteri e fagioli sono così morbidi che in pratica sono diventati delle marmellate. C'è il riso glutinoso che è morbidissimo, si scioglie in bocca. Non è come lo pensavo io. Solitamente il riso glutinoso è molto gommoso, masticabile, ma questa volta non è così. No, il sapore è molto dolce, si sente un botto il dattero e c'è anche quel pizzico di aspro tipico del dattero cotto. C'è questo riso glutinoso che ha preso tutto l'aroma, il profumo del dattero. Non vado matto né per i dolci troppo dolci, né per le marmellate, né per i datteri. A me non piacciono le giuggiole. Ma vabbè, è una cosa tipica e lo mangiamo. Non fa schifo, eh. Giusto il tempo di bermi un latte di soia e qui hanno sgomberato tutto. Guardate che cambiamento. Sono stati stravelocissimi. E per concludere questa colazione tipica di Xi'an mangiamo quest'altro tipico cibo fatto apposta per la colazione perché ci sono questi locali che chiudono alle 11 di mattina e perciò per forza è colazione. Eccolo pronto.
Qui i posti sono così. E questa è la colazione più economica della mia vita. 4 yuan, che sono 50 centesimi di euro. È una porzione bella grande, molto pesante. E questo piatto si chiama you cha ma hua. You cha sarebbe questa zuppetta densa fatta con la farina cotta. In pratica c'è questa farina che viene saltata insieme allo strutto di manzo e poi ci si versa l'acqua e si forma questa zuppetta densa. E mahua vuol dire treccia, che sarebbe questa treccia qui. Perciò dal nome una treccia inzuppata all'interno di questo you cha. E poi ci ha aggiunto altri ingredienti tipo la soia, dei pezzetti di frittura, del sesamo, sale, pepe. Vediamo com'è questa colazione più economica del mondo. Molto saporito, cremoso, la zuppetta molto densa, poi c'è il croccante di queste scaglie che danno veramente quel tocco in più, è salato il giusto ed è molto nutriente. Costa poco ma ti dà tutta la forza necessaria per affrontare la giornata. Qui ci trovate il carboidrato, la treccia e la zuppetta, alla fine è tutta farina, poi c'è la soia che dà le proteine, e poi oltre a trovarci il pepe sale mi sa che ci sono altre spezie, molto profumato, che mi fa ricordare un pochino il Medio Oriente. Con la via della seta, come ben sapete, la Cina ha fatto scambi sia dal punto di vista economico, culturale, che anche della cultura gastronomica. Adesso vi porto a vedere l'esercito di terracotta. Circa 2200 anni fa, Qin Shi Huang conquistò i 6 regni confinanti e unificò il primo impero cinese. Da qui sarebbe nata la Cina di oggi. Per proteggere il suo impero, diede ordine di costruire la grande muraglia cinese e, come ben sapete, Lui era ossessionato dall'immortalità, no? Mangiava un sacco di medicine per allungarsi la vita, per non morire mai. L'ironia della sorte, è morto per quello. E nulla, lui credeva nell'aldilà e pensava che già posso essere a capo del mondo, voglio essere anche a capo dell'aldilà. e perciò, appena salito al trono a soli 13 anni, si fece costruire un sepolcro maestoso, il più imponente mai esistito al mondo. In seguito alla sua morte ci fu la guerra civile e si perse ogni traccia di questa tomba leggendaria per oltre 2000 anni, fino al 1974, quando dei contadini hanno trovato qualcosa mentre scavavano un pozzo. Quello lì è il punto esatto da dove hanno trovato l'esercito di terracotta. E sapete quanto gli hanno dato per questa cosa? 30 renminbi, 4 euro. 5 euro, gli ha dato 5 euro per sta roba. Ed eccole qua, 8000 statue, una diversa dall'altra, tra cui fino ad oggi ne sono state riassemblate circa 1200. Sì, perché le statue sono state ritrovate distrutte dalla prima all'ultima, perciò sono state messe pezzo dopo pezzo, una per una. E pensate che per ricostruire ogni statua ci si mette circa 3 anni. Questo esercito agli origini aveva il colore, non erano color terra, e ora stanno cercando un modo per capire come scavare e non far perdere il colore. A quei tempi fare una cosa del genere è mostruoso, cioè è una cosa veramente incredibile. C'ho la pelle d'oca, raga. E avete visto che siamo abbastanza lontani nel vedere l'esercito? Ai tempi non era così, cioè ai tempi si poteva visitare l'esercito di terracotta da molto più vicino. Poi c'è stata una volta che un turista che si è travestito da esercito di terracotta è entrato e si è camuffato all'interno e dopo da lì hanno messo le protezioni dappertutto. Tutta colpa sua, se no li potevamo vedere da molto più vicino. Qui raga è la sala dei congressi. Ci facevano i colloqui qui, vedete? Fanno pure le sfilate qui, oh, quello col carrettino. No, comunque qui stanno continuando a fare gli scavi, a fare le ricerche, come potete vedere. E questo è tutto il procedimento, vedete? Devono stare molto attenti. Prima abbiamo visto l'esercito, quello che protegge il primis. Poi abbiamo visto la sala dove decidono i piani per l'attacco e questa invece è la sala dove c'è l'esercito di riserva. Non ha fatto una cosa così per fare, ha proprio costruito una tecnica di combattimento. No, beh, qui si può vedere un soldato da più vicino. Sento un odore di scorreggia. Chi è che ha scorreggiato? Fatemi uscire che... Ah, beh, qui ce n'è un altro. Qui c'è meno gente. Da notare poi i nodi, tutti i nodi, guardate, la perfezione. Qui troviamo un altro soldato, che questo qui sembra che è in posa per fare kung fu, arti marziali, invece no, è un arciere. Qui tiene la freccia, qui tiene l'arco. Qui raga non me lo dice nessuno perché non c'è tradotto, ma nel periodo della dinastia Qin sapete cosa mangiavano? Dai, che questa cosa è in tema con noi, perciò ci interessa. Vabbè, bevevano l'alcol, qui sono tutti i tipi di verdura, i tipi di condimenti e qui i tipi di carne, raga.
c'era il maiale selvaggio, l'agnello, il cavallo, pesce di fiume e pesce di mare, la coda di anatra, il naso di elefante e il gorilla. Mangiavano il naso di elefante e il gorilla. Da notare le teste, cioè guardate le facce, quanto sono reali. Comunque erano tipo degli hipster, guardate. Cioè la cultura degli hipster mi sa che arriva da qui. E qui non si parla solamente di esercito, cioè soldati, ma pure di gente normale. Vedete, qui c'è una signora che fa stretching, ci sono degli animali, qui è gente dello spettacolo che fanno musica per intrattenere l'imperatore là di là. Ha pensato a tutto, non solamente alla guerra, ma ha pensato anche a potersi divertire, no? A posto, pure l'esercito di terracotta l'abbiamo fatta, adesso mi è venuta una gran fame, perciò ritorniamo in città e continuiamo il nostro giro gastronomico. Andiamo al tuk tuk, raga. Guarda come va, oh, sui marciapiedi. Allora, questo è matto. Ma come viaggia? 一会儿可能就要下雨了 È legale. 啊， 是吧？ 一会儿就下雨， 马上下，这里下雨是一直下还是 哎，还能一直下， 会一直下？ 最多一天了不得了，几乎就没雨西安。 Allora, qui ha fatto tipo 1 chilometro di tratto tutto sul marciapiede. Neanche in Thailandia succedono queste cose. Oddio, c'è la macchina. 王八蛋有病了，在西安4轮爬3轮。 C'era una macchina che ci stava andando incontro. Comunque il costo qui è di... cioè abbiamo fatto fare tipo 2,5 km. Ci ho detto 12 yuan che è circa 1,80 euro. Speriamo che alla fine non ci spendi perché no? Nei posti turistici solitamente dicono un prezzo prima e poi dopo dicono un altro prezzo quando arriva a destinazione. Secondo me non ci dovrebbero essere problemi, Questa cosa funzionava ai tempi. I giorni d'oggi, almeno parlo per la Cina, non accadono queste cose. Hola, che c'è? Ehi, guarda che grande, guarda che grande. Andava spedito. Comunque no, alla fine è 12 yuan. E oltre al Huiminjek, cioè la strada musulmana di Xi'an, che è strapieno di street food, anche lì, ho trovato un'altra zona che si chiama Sha-Jin-Qiao. Anche qui è strapieno di street food ed è frequentatissima dalla gente locale. Ovunque vi girate, street food. Lady Gaga, ma street food di ogni genere, Street food di tutta la Cina, non solamente di Xi'an. Che poi la cosa bella... Poi la cosa bella è che sono tutti vicini tra loro, perciò dal quartiere musulmano fai 2 passi, fai 10 minuti, un quarto d'ora di passeggiata e arrivi proprio qui. E uno degli street food che dovete assolutamente mangiare qui a Xi'an è sicuramente il Xiangsu Niu Roping, che letteralmente significa focaccia sfogliata di manzo saporita. E come avrete intuito dai cappellini bianchi dei ragazzi, è una specialità halal della minoranza etnica musulmana qui, e si tratta di una focaccia fritta con il ripieno di manzo tritato e cipollotto, speziato con il pepe del Sichuan, cumino e altre spezie. Ed eccolo pronto il nostro Niu Roping. Abbiamo speso 10 yuan, che è circa 1,20 euro. Scotta, è bollente, ma lo mangiamo ugualmente perché se si raffredda non è più buono. Buon appetito! All'interno è bollente, però è strasaporito. E Niu Roping, tradotto in italiano, vuol dire focaccia di manzo. La carne è succosa, saporitissima. Poi c'è il cipollotto e il pepe del Sichuan tritato che dà quel profumino in più. E fuori l'impasto è croccantissimo. Sentite che rumore che fa quando gli do un morso. Se venite a Xi'an, questo qui è d'obbligo. Chiaramente ne mangerei altri 20. Beh, dopo aver visto l'esercito di terracotta, mica poteva bastare solamente una focaccina per pranzo. Perciò ora ci schiaffiamo anche dei bei ravioli tipici che fanno solamente qui. E no, non sono né asciutti né a forma di mezzaluna. No, 烧汤水饺一份小的。少碗16，好，辣的香菜都要啊。哦，要，谢谢。 Ora vi presento il Swantan Shui Jiao, che vuol dire ravioli in una zuppa aspra. Solitamente i ravioli cinesi li conosciamo serviti asciutti, ma qui a Xi'an lo servono all'interno di questo brodino aspro con un po' di peperoncino. E come potete vedere anche la forma è diversa, sono chiusi in modo differente, non hanno quella forma solita del chaozi, del raviolo normale cinese. Buon appetito!
Wow, spacca di brutto. All'interno c'è la carne di manzo con l'aglio cinese e poi la pericina è un pochino più spessa rispetto al raviolo normale cinese. Che poi questi ravioli sono socchiusi tipo e a volte si apre questo buco, ci mettete la zuppa e fa da cucchiaio e poi avete questo raviolo con la zuppa già all'interno. Scusate, sono molto scivolosi. Ci si esplode in bocca. E in questo brodino ci troviamo dell'aceto cinese, del peperoncino, del sesamo e del coriandolo. Perciò rimane un pochetto aspro e piccante, ma è leggermente piccante, non è forte. Il loro peperoncino è molto saporito, è molto profumato. I piatti qui non sono così esageratamente piccanti come li potete trovare a Chongqing o a Sichuan. Lo so che molti di voi odiano il coriandolo e qui in Cina lo trovate dappertutto, cioè in ogni piatto che vi servono ci devono mettere sto coriandolo. Ora vi insegno una frase in cinese che si dice "Bu yao xiang cai", che vuol dire non voglio il coriandolo, perché anche in Cina non è che piace a tutti, cioè c'è gente che non riesce a sopportarlo. A me all'inizio non mi piaceva, ma adesso mi piace un botto e lo devo mettere per forza, perché sennò c'ha un tocco in meno di cinesità. E vedete questa ciotolina vicino a noi? All'interno abbiamo l'acqua con cui hanno cotto i ravioli, perché in Cina esiste questo detto Yuan Tang Hua Yuan Shi, che vuol dire l'acqua originaria fa digerire l'alimento originale. Perciò dopo aver mangiato questi ravioli potete prendere questo digestivo qui e scompare del tutto, cioè non ingrassate. Quello che vedete dietro le mie spalle, proprio quello in fondo, è la pagoda della Grande Oca. Riserva tutti i testi più sacri del buddismo, che ha conservato uno dei monaci più importanti della storia cinese, che è questo ragazzo qui, pelato, che si chiama Tang Xuanzang, che in pratica ha viaggiato fino in India per portare i testi dall'India. Non so se conoscete un minimo della letteratura cinese, io so pochissimo, però questo qui è veramente famosissimo, questo romanzo, che in cinese si chiama Xiu Ji, e tradotto in italiano Il viaggio in Occidente. E Xuanzang appunto è stato ispirato per quella parte del monaco, no? Il monaco che viaggia verso l'Occidente, e vicino c'aveva gli accompagnatori, tra cui anche Wukong, il re scimmia. E proprio di fronte alla pagoda della Grande Oca abbiamo questa piazzetta, è una strada enorme che di sera, vi consiglio di venire di sera, si illumina con tantissimi spettacoli. Dato che siamo nei paraggi, aspettiamo che diventi sera e ve la faccio vedere. Beh, pure qui vi posso dare una tips. Se volete bervi un caffettino con una bella vista sulla pagoda della Grande Oca, la caffetteria si chiama Manap Coffee, che sta al quarto piano del centro commerciale Joy City, che sta proprio di fronte alla pagoda. Prendete un caffettino che costa 3-4 euro e vi fate la foto da lì, che non c'è nessuno dietro e non fanno la fila. Oh, qui. Sì, sì. Brava! Visto quanto è brava? Questi sono i balletti a tema, perché noi adesso siamo all'interno di un ristorante che è a tema del viaggio in Occidente, COG. E questa è una canzone, un balletto che c'è proprio all'interno di quel romanzo, che ci hanno fatto pure un telefilm. Ci hanno regalato pure un ventaglio. E qui è famoso anche per il vino di riso, vediamo com'è. Alla salute! È dolce, sa un po' di riso, c'è un pochetto di aspro, sembra di bere una bibita, un pochetto alcolico. Intanto mangiamo questo piatto che si chiama Chao Tuan, è una specie di gelatina. Buon appetito! È morbidissimo, si scioglie in bocca, è molto gelatinoso e sente un bel po' il mais, perché è un piatto fatto con la farina di mais e patate, e perciò è molto maesoso e si sgretola come una patata. Il condimento è leggermente piccante e il sesamo dà quel profumino in più. Eccolo, grazie. Ora mangiamo il huluci, che è un altro piatto tipico di Xi'an, che è un pollo fritto a forma di hulu, che sarebbe tipo una specie di zucca. Avete presente che in Cina trovate un botto di roba con questa forma qui? Tipo boccetta di alcol.
Ecco, questo qui si chiama hulu, anche il tang hulu deriva da questo, tipo anche il piatto, vedete sotto, è a forma di hulu. Il pollo invece non capisco cosa c'entri col hulu. Vabbè raga, mangiamo. No vabbè, ah, che roba. Cioè c'è sto pollo che si sgretola. Buonissimo. La carne è stratenerissima, è strasaporita e fuori la frittura è altrettanto saporita ed è leggermente croccante. È come se prima di metterlo a friggere l'hanno già condita, marinata, bollita e poi fritta. È stata cotta per più volte, per questo rimane molto molto tenera. E qui ci hanno dato delle spezie. Proviamolo. Stupendo, veramente buono. Vedete la carne come si stacca subito dall'osso. E solamente questo pollo abbiamo speso 78 yuan, che è circa 10 euro. È molto, però ci sta, perché non è un pollo normale, è un pollo condito in modo loro e vale veramente la pena provarlo. Qui non c'hanno neanche i bicchieri per la birra. Cioè è questo il bicchiere. Era un Kong all'interno del locale, ma pure parlato, mi ha detto buon appetito. Bravissima, brava. Visto? Visto che roba. Oddio, ma che ruttone mi ha buttato quello. È diventato sera e guardate c'è una strada super mega lunga che si chiama Tatang Puyechen, che significa la grande dinastia Tang che non dorme nemmeno di notte. È veramente pienissimo di gente, prima non c'era così tanta gente E praticamente qui non è solamente una strada con tantissimi negozi, street food, ci sono pure tanti spettacoli a tema della dinastia Tang. Come ben sapete, quando c'era la dinastia Tang era l'epoca d'oro della Cina e proprio Xi'an era la capitale e non si chiamava Xi'an ma Chang'an, e questa cosa loro ce l'hanno stampata proprio nel cuore, cioè ci tengono molto. E lungo questa strada ci sono tantissimi spettacoli che sono addirittura gratuiti. Infatti a volte vedete dei grupponi che stanno lì ad aspettare perché sanno gli orari e già loro sanno in anticipo a che ora c'è questo spettacolo in questo determinato posto, e perciò potete vedere tantissime persone raggruppate che aspettano lì anche se non c'è nessuno che fa lo spettacolo. Oh, che succede? Raga, qui stanno urlando. Che urlate, raga? Qui c'è una ciao. Oh. Ah, insomma. No, vabbè, raga. Se si urla, la fontana si alza. E come avrete intuito è giunta al termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! No vabbè raga, c'è la volpe. Dove ho trovato una volpe? No, beh, carino.